Eccoci, ben ritrovati qui sul canale YouTube di Radio Rossonera con un altro episodio di A Gamba Tesa, ma oggi è un episodio speciale. Sì. Perché lo è tutte le volte. No, perché sono tornato io. No, non per quello, perché oggi c'è la tier list allenatori. Quindi facciamo un prodotto YouTube centered, come piace dire a me. Non vuol dire nulla, Mi però piace dire solo a te, aggiungo, ma ragazzi, in tutto il mondo proprio. 28 allenatori in tier list. La faremo io e Davide Giovanzana, quindi inondateci di commenti, di like, di iscrizioni al canale, di abbonamenti, di tutto insulti se necessario. Soprattutto di insulti, tanto non abbiamo paura, non ce ne frega nulla. Di complimenti se volete. A lui no. Davide, 6 parametri, 6 liste. 6 liste. Partiamo dalla prima, top. La seconda, ottimo allenatore. La terza, scommessa a basso tasso di rischio. La quarta, scommessa ad alto tasso di rischio. La quinta, no. La sesta, no! Con anche il gesto delle mani e le mani nei capelli, sempre che qualcuno li abbia. Sarà molto Tanti dinamica. allenatori, tra l'altro, condividono il fatto di non averci i capelli. Esatto, molto dinamica sarà, perché ovviamente avremo più o meno 30 secondi per dibattere io e lui e non siamo d'accordo su nessuno degli allenatori. Sarà molto difficile. Esatto, quindi ci sarà da divertirsi sicuramente. Ovviamente voi diteci il vostro, fateci la vostra tier list, quello che volete. Davide, possiamo per me partire col primo. Sì, il primo è Arne Slot, che noi abbiamo messo anche se nel mirino del Liverpool. Arne Slot, parti tu. Allenatore del Feyenoord, scommessa ad alto tasso di rischio. Condivido. Alto tasso di rischio. Chissà se a Liverpool dicono la stessa cosa. Chissà se a Liverpool il sostituire Klopp con Slot sia una mancanza di ambizione. Anche vedremo. Klopp all'epoca fu un po' una scommessa. Non Klopp così. ha fatto finale in Coppa dei Campioni. Sì, non così. Questo però ha fatto finale di Conference League. No, certo. Maurizio Sarri. No. Maurizio Sarri. No. Ottimo. Ottimo. Siamo distantissimi. Per me Ottimo. Maurizio Sarri è un alto ottimo tasso profilo. di rischio. Maurizio Sarri è un ottimo profilo. Dai, basso, scommessa a basso tasso di rischio. Scommessa a basso tasso di rischio. Maurizio Sarri secondo me è un allenatore che farebbe che esalterebbe le caratteristiche di tanti giocatori nella nostra rosa. Arrivasse magari con Luis Alberto, sarei ancora più contento. Ma manca, è finito il ciclo di Sarri, è finito il calcio di Sarri a prescindere. Scommessa da basso e io ero per il no, dai. Scommessa a basso, cioè metterlo sopra Arne Slot per me è incredibile. Vabbè. Ma non sai nemmeno chi è Arne Slot. Va bene. Hai visto giocare tante volte Maurizio Sarri. Il terzo è Ignazio Abate. Mio pupillo. Sì, come altri 17 mio pupillo. di questi 28. Scommessa ad alto tasso di rischio però, perché è un gradino sotto Sarri. Sono d'accordo. Ha fatto vedere delle belle cose. Ha fatto vedere di aver portato un gruppo inferiore a tanti altri in Youth League. L'ha portato in finale, poi è andata come è andata, ma comunque l'ha portato lì e aveva quel fuoco. Abate ha quel fuoco che si richiede, che i tifosi richiedono soprattutto al prossimo allenatore del Milan. Certo è che un allenatore che non ha mai fatto un'esperienza. Condivido con te il fatto abatismo, ma per il fuoco più che per le idee tattiche che ancora non le conosciamo bene. No, invece il suo 4-3-3, il suo 4-3 è fatto bene. E non è come quello che abbiamo visto in questa stagione. Il prossimo è Jürgen Klopp, è un nome che non è stato accostato tantissimo, diciamo, però se ne è parlato in maniera forse un pochino fumosa. Top. Io credo che qui non ci siano dubbi. Il mio sogno proibito. Come Simone Inzaghi era l'allenatore perfetto per sostituire Antonio Conte all'Inter, Jürgen Klopp per me è l'allenatore perfetto per sostituire Stefano Pioli. Per me è l'allenatore perfetto. Panchina punto. Del Milan. Perché Klopp ha il fuoco dentro al fuoco del diavolo ed è l'allenatore perfetto per il Milan, perché lui è stato in grandi palcoscenici anche di tifo e insieme a Dortmund e Liverpool il Milan è il migliore. Andiamo avanti con questo, secondo me tu non sai nemmeno come si chiama. Questo è Jesse Marsh. Non so chi sia. Jesse Marsh. No. Va bene, ti accontento. Ma chi è? Dove allena? È allenato in Leeds. È un profilo americano. Ha fatto vedere qualcosa di buono in Premier. Vabbè. E andiamo con Gary O'Neill, un altro accostato da Repubblica, sempre in Premier League, allenatore del Wolverhampton. Magica salvezza col Bournemouth 2 stagioni fa. Eccezionale. Ha fatto un grande lavoro. Sì, non lo metto in dubbio. Però no. Sì, no, questo è no. Vabbè. Sergio Conceição, e qui ti voglio. Per me Sergio Conceição è in seconda fascia. Ottimo. Sono d'accordo. Gran bella squadra al Porto. Ha fatto giocare bene il Porto, ha fatto rendere bene il Porto nei momenti in cui serviva. È stato eliminato all'Inter l'anno scorso per praticamente sfortuna.
anche, vabbè, sì, tutti i meriti che vogliamo concedere lì, però sfortuna per me anche a livello di quel vigore, no? Di quel... Allora, io sarei potrebbe essere contento. un profilo di questo tipo. Sarei contento. Mi piaceva tanto Emery che rinnova con la Aston Villa, quindi non Emery l'abbiamo non l'abbiamo inserito. messo. Esatto. Dopo Emery e ovviamente dopo Antonio Conte, quelli grossi, il mio preferito è Consensao. Io lo metto in ottimo. Anche io l'ho messo, siamo d'accordo. Al Stranamente, Consensao ha il fuoco. E Consensao ha fatto vedere di saper tenere in mano una squadra anche a livello di pugno. Ha fatto i buoni risultati, ha valorizzato tanti giovani, tantissimi. Classica filosofia di sempre del Porto, e per me è un sì. È un ottimo. Ti dico un'altra cosa, è un ottimo, anche perché lui gioca molto bene 4-3-3, gioca molto bene con le ali. Il Milan ha bisogno di giocare bene con le ali perché due dei suoi giocatori più forti sono Leao e Pulisic, che giocano ovviamente ala. Quindi grande sì per Sergio Consensao. Non è lo stesso discorso per quanto mi riguarda per Vincenzo Italiano. No. Per me Vincenzo Italiano è un no con un proprio sacco di giù O. così? Partita molto bene la sua esperienza a Firenze, però le squadre di Vincenzo Italiano hanno quei problemi che il Milan ha avuto quest'anno, e sinceramente di rivederli non ne ho la minima integralista, Davide. voglia. Troppo integralista. Arriva il nome, forse è stato quello più accostato al Milan negli ultimi giorni, quello di Julen Lopetegui, che per te è un no. Sì, no, dai, non ha fatto bene quasi da nessuna parte. Non è vero. Non è un allenatore da Ha vinto Milan. un'Europa League con il Siviglia. E la vincevo anche io. Non è assolutamente vero. Tu hai fatto sempre il portiere nell'Afforese, quindi non devi stare qui a menarci il grano. No, comunque dai ragazzi, parliamoci per chiaro, me oscilla tra scommessa ad alto tasso di rischio e no. Diciamo che per dare un contentino puoi mettermi il no, dai, va bene. Mettiamo Lopetegui anche come si dice, a fragor di popolo, lo mettiamo nel assolutamente no. Credo sia un buon allenatore, non credo sia adatto in questo momento non storico è adatto dal Milan, qui. Ma dai, Alberto Gilardino ha fatto vedere delle buone cose, per me no. Per me è alto tasso di rischio invece, nel senso che non è non ha nulla di meno in questo momento di Ignazio Abate che abbiamo messo lì, quindi per me sta bene. Potrei essere d'accordo, allora ti seguo e lo metto. Ha fatto meglio di scommessa Vincenzo Italiano per me, ad alto tasso di rischio, anche se il suo genio è stato un pochino altalenante. Ha fatto vedere delle grandissime prestazioni, per esempio contro di noi è andato, ha giocato una grande partita a San Siro, non l'abbiamo ancora visto, ha giocato bene anche con l'Inter, un pochino altalenante. No, alto tasso di rischio, mi piace. Thomas Tuchel, ottimo. Non è un allenatore che mi fa impazzire, Davide. Non mi piace come gioca, non mi piace come comunica. Però è un ottimo allenatore, c'è niente da fare. È un ottimo allenatore, molto allegriano, molto situazionista. Però è un ottimo allenatore. È sicuramente superiore a Sarri. Per me va alla stessa fascia di Maurizio Sarri. Scommessa a basso tasso di rischio. Però se è arrivato a non è l'allenatore adatto per una rosa di questo tipo. Non è un allenatore adatto per il progetto che si millanta dalle parti di Vialdo Rossi, però dai, come Consensao, a differenza di Consensao, secondo me io ce lo vedo più andare a allenare il Manchester United Thomas Tuchel che il Milan. Però allora quello dopo me lo metti in ottimo, te lo dico. Thomas Tuchel va in scommessa a basso tasso di rischio. Il prossimo è Giampiero Gasperini, anche qui è un po' fantamercato. Per me Gasperini è top. No, Tom, dai, se a me hai messo Tuchel. Per me Gasperini è top, nonostante non nutra l'estrema. Non nutro, o meglio, aspetta qualche ora. Sì, esatto. Anche perché oggi è il 25 aprile, quindi auguri a tutti. Giampiero Gasperini per me è un top, per te è un ottimo. Andiamo con ottimo. Ti vengo dietro, andiamo con ottimo, nonostante non nutra un'estrema simpatia. Penso sia un allenatore, secondo me vediamo un ottimo allenatore. Tutti gli anni vediamo il lavoro di Gasperini, ha revitalizzato un giocatore. Non lo vorrei mai sulla panchina del Milan, L'ultimo esempio ha revitalizzato un calciatore che ha fatto un anno da non calciatore, che è Charles De Ketelare, l'ha preso e l'ha fatto diventare quello che è. Però sono due linee rette che non si incontrano. Massimiliano Allegri per me è quel no con tante O maiuscole e con i punti esclamativi. Addirittura? Sì. Massimiliano Allegri è un allenatore che ha bisogno. C'è Gilardino sopra Allegri? Assolutamente sì. È un allenatore che è rimasto troppo indietro ed è un allenatore che ha dimostrato di far bene con Clarence Seedorf, Andrea Pirlo, Ronaldinho, Pato Ibrahimovic, Vidal, Pogba, Tevez. Certo, va bene, mi può star bene, però sappi che è un credito. Ti metto un no, dai, te lo metto lì, no.
È Paulo Fonseca. No. Io qui faccio outing. Paulo Fonseca è uno dei profili tra quelli di, per esempio, Fonseca, Lopeteghi, Farioli, Glasner, che questo chi più ne metta, è uno di quelli che preferirei, perché Paulo Fonseca è uno che fa giocare bene le sue squadre, perché Paulo Fonseca è uno che conosce questo campionato, perché Paulo Fonseca potrebbe, secondo me, reggere la pressione, nonostante Roma in alcuni momenti abbia faticato, ma ha tenuto bene una panchina come quella della Roma, e sappiamo quanto non è facile tenere bene una panchina della Roma. Vero che ha tenuto bene la panchina della Roma. Quindi per me è ottimo. Vero che ha tenuto bene la panchina della Roma, ma il Milan è un'altra cosa. E sono d'accordo. Il Milan è completamente un'altra cosa. Perché occhio però, perché la piazza quest'estate, la piazza Milan bolle. Appunto. No. Come la piazza per Roma. me, se guarda, ti concedo scommessa ad alto tasso di rischio, non vado sopra. Ad alto tasso di no, rischio? Assolutamente. Ma sì, ma cosa ha dimostrato per Paolo me, Fonseca? Se per me dai. è ottimo e per te, allora lo mettiamo a metà. Sì, ma cosa ha dimostrato Fonseca? C'è lo stesso livello di Thomas Tuchel, che è in semifinale di Champions League. Qualcosa non va. E ha anche una vittoria di Champions League, Thomas Tuchel. Non però può essere allo stesso ma non livello. possiamo basare tutto sul curriculum. Cioè dobbiamo cercare anche di prendere, ma nemmeno sulla simpatia tua di Paolo Fonseca. Ma non è una simpatia, prendere e contestualizzare. Per me va lì. Se mi alzi Tuchel, sì. E allora alziamo Tuchel, va bene. Se mi alzi Tuchel, sì, ottimo. allo stesso sì, no, livello. Ci può stare, esatto. Tuchel, ottimo. Tiago Motta, ottimo. Se qui non ci perdiamo in chiacchiere, abbiamo visto tutti quello che ha fatto Tiago Motta. Raffaele Palladino, come Abate e Gilardino. Alto tasso di rischio, comunque un rischio. Ha fatto una grande stagione, la prima. però l'ha fatta con Carlos Augusto, l'ha fatta con dei giocatori che sinceramente con il Monza c'entravano gran poco. Fammi dire una cosa. Sì. Sta facendo, ed è l'unico allenatore finora, sta facendo rendere e forse esplodere Daniel Maldini. Ha dei meriti. Aveva bisogno un pochino di fiducia il ragazzo, perché Daniel Maldini è uno che i colpi ce li ha, non avrà probabilmente mai una continuità di rendimento, ma l'abbiamo visto. Entra con l'Atalanta e può fare 2 gol. Allora, uno prende il palo e cammina sulla linea. Palladino è un Simone Inzaghi, ci ha creduto ancora un filo meno perché è giovane. Sì, sul 3-5-2. Inzaghi ha fatto alla Lazio, ha fatto tanti anni. No, infatti Palladino è un gradino inferiore. Per me Palladino ad oggi ha più potenziale di Giardino, secondo me. Ad oggi sì, ma per me, per dire, ad oggi è superiore addirittura. No, vabbè. Dai. Galtier, va bene così. Galtier. No, non mi scalda. Ah no, addirittura lì. No, io no, per. no, allora, se vogliamo, se vogliamo prendere. Dai, ma hai sentito come parla in Va conferenza? bene, No. se vogliamo prendere. No, a parte che ha fatto anche delle uscite un pochino appunto fuori, via. estremizzate. Fuori da Milanello, Galtier. No, sono d'accordo, dai, via. Galtier non ti tanto vogliamo. non lo vedrà sto video, non mi querela. Francesco, no, è Domenico Tedesco, ultimo nome forse a livello cronologico accostato. Domenico Tedesco, Lipsia, Schalke, attuale CT del Belgio. Basso tasso di rischio per me. Basso tasso di rischio? Mm-hmm. È un buon allenatore. Per me è un alto tasso di rischio. Sono molto curioso di vedere il Belgio agli europei. Molto curioso. Allora, si parla gran bene. Ha fatto bene dove è andato. Ha fatto bene squadre importanti. Per me Tedesco ha un curriculum ad oggi maggiore a livello di blasone di squadre di quello di Fonseca. Ma tu sei un pazzo scatenato. Lo metto lì a basso per me. Non è a livello di Gilardino, ragazzi, dai. Te lo concedo, avrei messo uno slot in basso, ma te lo concedo. Hansi Flick, anche qui si parla un po' di fantamercato, perché vedere Hansi Flick sulla panchina del Milan stride un po'. Alto tasso o no per me addirittura. Hansi Flick, mettiamolo ad alto tasso di rischio. Scusami se ti interrompo, ne mancano pochi. Ovviamente scriveteci qua sotto, lasciate un like, iscrivetevi, tutto quello che dovete fare è interessante. Diteci la vostra, scriveteci i vostri allenatori top, i primi 5, come l'avreste fatta o chi per voi ha preso una cantonata. Vai. Sì, ce ne saranno tante cantonate. Xavi non mi piace. No, Xavi alto tasso di rischio. Ha vinto un campionato a Barcellona, e questo ovviamente non con il Barcellona più forte di tutti i tempi, con un Barcellona in estreme difficoltà sia a livello di tifo che a livello economico, che a livello di presidenza, a livello di società, però quest'anno ha fatto vedere che la pressione, anche se è arrivato ai quarti di Coppa dei Campioni, è stato eliminato. Sì, perché ha beccato il Napoli, dai. Sì, va bene. Dai, alto tasso di rischio. Alto tasso di rischio anche per me. Il buon Xavi. Arriva Graham Potter. Assolutamente no anche per me. Sono curioso di vederlo su altre panchine. A Chelsea è durato 4 giorni. Ma arriva, so che è uno che ti scalda, Mark Van Pommel, ex centrocampista generale del Milan, scudettato 2010-2011. Mark Van Bommel per me è una scommessa ad alto tasso di rischio.
Per me quasi a basso. Allora, posso Per me venirti a basso. incontro se considero che comunque è uno che è già vinto, stato dentro quello spogliatoio, è già stato dentro Ha già quello vinto qualcosina. stadio, è già stato dentro quel centro sportivo, Con sa idee cosa interessanti. vuol dire. Non mi voglio appellare alle lacrime che ha versato quando se n'è andato, perché sarebbe una narrazione proprio anche, cioè fare una ricostruzione un po' sbagliata, però Io dai, lo metto, dai, basso tasso di rischio. basso Io sto tasso aspettando di rischio Conte, che però non perché vedo lì. Però lo sto aspettando. arriva Oliver Glasner. No, No. Oliver Glasner No. no. Marco Rose. Interessante. Molto interessante. Come Van Bommel. Molto interessante, sono d'accordo. Basso tasso di rischio. Marco Rose è un allenatore molto interessante. Roberto De Zerbi. È un top. Roberto De Zerbi È un mi piacerebbe molto vederlo sulla panchina del Milan. Non è un top. Non lo è adesso, però è un Roberto top. De Zerbi- Non lo puoi mettere allo stesso livello di Gasperini per me. Roberto De Zerbi lo devo mettere allo stesso livello di Gasperini, per favore. No, per favore, lo devo mettere allo stesso livello di Gasperini. Te la passo. E te a la quel passo. livello Va bene, lì. va bene, De va bene, Zerbi va a bene. quel livello Va lì. bene, va bene, va bene, va bene. E Tiago Motta, ovviamente, siamo influenzati dalla stagione che sta Certo, facendo. assolutamente. Stefano Pioli. No. Grazie. Grazie, mister. Niente da Basta. aggiungere. Marcelo Gagliardo. No, come Pioli, dai. Ma dai. Ma tu non Ma puoi dai, mettere smettiamo di fare il ma tu Sudai, non ma puoi questo mettere mito Marcelo del Gagliardo. Sudame- dai, non è un per mito favore, di per niente, favore. non è un mito di niente. Dai, Marcelo per Gagliardo favore. è una Serie A prende scommessa. 4 gol ogni partita, Tu dai, ti sei sì. messo l'Ivan Bommel e io mi metto Marcelo Gagliardo, una scommessa ad alto tasso di rischio. Vergognoso. Nonostante abbia trovato inspiegabile la sua scelta di andare in Arabia dopo aver rifiutato le panchine di mezza Europa perché ne voleva una top, per me Marcelo Gagliardo è un allenatore che al calcio europeo può dare veramente tanto, però non l'ho mai visto. Non l'ho mai visto. L'avessi visto avrei fatto uno step in più. Però no, tu qui veramente sei. No. Cioè, sbagli. No. Sto mito del Sudame. No, quei punti Poi scolati arrivi in no. Serie A 4 gol dal Lecce. Dai, andiamo avanti. Antonio Conte è il nome che tutti i tifosi, il 90%, Me l'hai lasciato per 95% ultimo. dei tifosi del Milan vorrebbe vedere sulla panchina. Sono molte più le ragioni per il quale lo mettiamo nella fascia dei top rispetto ai quali lo mettiamo nella fascia dell'ottimo. No, Antonio dai, Conte, allenatore top, dai. Antonio Conte è un allenatore top che può accendere questa squadra, che può valorizzare tanti giocatori, soprattutto dal punto di vista di quello step mentale che gli chiediamo da 2 anni. È quello. Il Milan ha bisogno di Antonio Conte, dai. Però Davide, parliamoci chiaro. per me a me piacerebbe vedere Antonio Conte. Sono convinto che può essere un nome giusto e valido per la panchina del Milan. Forse può essere addirittura la scelta migliore tra tutte queste, ma No, non come Klopp. Ma Antonio Conte non vuol dire sinonimo di vittoria. No, certo, te lo passo. Questo, Sì, sì. io questo è un discorso Va che bene, faccio va bene, con va tutti i bene. giocatori e con tutti i calciatori. Ma e questo mi sta bene. Antonio Conte però Antonio Conte è un allenatore top. tra gli allenatori papabili Antonio per il Conte Milan è un allenatore top ed è quello, e lo dico senza grande preoccupazione, è l'unico, insieme ovviamente a Klopp, ma Klopp non lo prendo in considerazione, che può far fare al Milan il salto di qualità a livello mentale. Sì, sono Chiudiamo d'accordo. con gli ultimi due. Francesco Farioli. Alto tasso di rischio. Francesco Xavi. Farioli è un allenatore che vedrei bene su una panchina intermedia Esatto. di Serie A. Troppo alto rischio. È un allenatore che come Palladino potrebbe avere un grande potenziale, perché quello che ha fatto con Più il di Nizza Palladino, più. quest'anno è veramente qualcosa di grande, come cantavano in una pop. Dai, però mettilo metterlo alto. sulla panchina del Milan in questo momento è una scommessa ad alto tasso di rischio. Chiudiamo con Ruben Amorim, Molto in orbita interessante. Liverpool, richiesto un pochino alte, sta aspettando anche di vedere se si liberano altre panchine, sta aspettando di vedere qual è il suo futuro. Come Marco Rose per me. Basso tasso di rischio. Ruben Amorim è una scommessa invece per me ad alto tasso di rischio. Non capisco questa avversità che hai nei confronti degli allenatori di Serie A. Perché perché? Ruben Amorim non ha fatto tanto di più rispetto a quanto fatto secondo me da Palladino, da Gilardino. No, non lo so, io sì, è vero, sono molto esterofilo su queste cose. No, ma non è una critica che No, ti faccio, sono è un esterofilo. dato di fatto. Mi piace, è vero che il banco di prova è diverso, Portogallo, Italia, molto diverso. Se Consensà è un ottimo allenatore, mi può stare che ci sta che sia in alto tasso di rischio. Non lo condivido proprio di tutti, però possiamo chiudere così. Possiamo chiudere in alto. Mettilo pure in alto.
scommessa ad alto tasso di rischio. Ragazzi, abbiamo ovviamente chiuso. sì, abbiamo chiuso, ci siamo dilungati, ma così non poteva che essere così. Spero che l'abbiate guardato fino alla Ho come fine. l'impressione che nessuno dei due top che abbiamo messo arrivi sulla Forse arriva qualcosa a basso tasso di rischio. Poi questo video qua lo riesumeremo quando arriverà l'allenatore del Milan. Grazie Davide Giovanzana. Grazie a te Leo, spero che il format vi sia piaciuto. Magari lo riportiamo con il calciomercato estivo, perché chissà quanti, se sono usciti 28 nomi allenatori, ne usciranno 150 di calciatori. Ne sono già usciti. Non vedo l'ora. No, Grazie a tutti. Non vedo l'ora di non farlo. Io sì, ma te lo impongo io. Un saluto anche da parte mia. Ciao a tutti.